Hola bestiole, sono tornata con un video e giuro, prometto, che i video aumenteranno assolutamente da adesso in poi, sperando che avrò un po' di tempo, nonostante qua in Italia la connessione abbia deciso di non funzionare praticamente. Siccome l'altro giorno stavo rispondendo in un commento di un video di un mio amico riguardo ai miei film preferiti, ho pensato che effettivamente io avevo parlato dei miei film preferiti una volta, tipo 2 anni e mezzo fa, in una raccomandazione, però io nel frattempo ho guardato altri film, ho studiato cinema, insomma mi sono evoluta come persona. Oltretutto, in quanto filmmaker, non posso non fare una rubrica dedicata al cinema. È bellissimo che la mia faccia stia sudando come non so cosa. Comunque, quindi ho deciso di iniziare questa rubrica che comincerà con questo video e andrà avanti con una serie di altri video nei quali parlerò per l'appunto dei miei film preferiti e li dividerò per genere, per età, della Disney, della Studio Ghibli, quelli che mi piacciono dal punto di vista del filmmaking, quelli che non mi piacciono. Insomma, sarà un'enorme serie di me che parlo a vanvera dei miei film preferiti, insomma, se ci siamo capiti un attimo su che genere di cosa ci stiamo evolvendo. Sicuramente per chi mi segue da tanto tempo queste cose saranno già ripetute, perché per il primo video voglio per l'appunto parlare principalmente di quelli che, quando mi si chiede i miei film preferiti, sono quelli che mi balenano, cioè che mi arrivano direttamente in mente, anche se sono tantissimi. Ma ho deciso di parlare di quelli che mi vengono immediatamente in mente quando mi chiedono i miei 3 film preferiti, e sono sempre e costantemente Mr. Nobody, Donnie Darko e Requiem for a Dream. Nonostante non siano i miei preferiti, ultimamente per esempio ci si aggiunge anche Ex Machina, però quando qualcuno me lo chiede il mio cervello in automatico vola a questi 3 film. Sicuramente ne avrete già sentito parlare, io ne ho già parlato, ma vorrei approfondire un po' di più il discorso. Allora, Donnie Darko è un film che comunque è stato girato all'inizio degli anni 2000, è un film comunque dell'inizio degli anni 2000. Come attori nel cast ci sono appunto Maggie e Jake Gyllenhaal, c'è Jenna Malone, ci sono un sacco comunque di attori molto ben quotati che se non ci fossero probabilmente non saremmo in grado di apprezzare il film allo stesso modo. Solo recentemente sono andata a guardarmi l'esatto significato del film e come è stato suddiviso in appunto universo come è stato diviso in universo reale, universo parallelo e tutta la spiegazione data dal libro sul viaggio nel tempo, della teoria del viaggio nel tempo. L'ho apprezzato ancora di più perché finalmente sono riuscita a effettivamente, nonostante l'avessi guardato tantissime volte, dividere come il film sia stato veramente costruito a strati, ed è un tipo di strati che è talmente complicato da wrap your head around che devi guardarlo più volte, perché poi la colorazione è bellissima, gli attori sono bravissimi, le colonne sonore sono meravigliose, perché non parlo solo di Mad World, ma cioè io ogni tanto anche parlavo con i miei colleghi, continuo a mettere sulla colonna sonora perché ha quel che di disturbato e di felice, in un certo senso, ma malinconico, che è particolarissimo, ma è necessario per l'atmosfera del film. Oltretutto, secondo me il regista ha fatto un ottimo lavoro nel come strutturare il film. Certo, le domande ti restano comunque. Ho passato tipo un pomeriggio a rispondere a domande di mio amico che ma perché questo, perché quello, bla 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 bla, e mi sembrava di fare praticamente la maestrina. Ma Donnie Darko è un film che sia dal punto di vista del filmmaking, che dal punto di vista dello storytelling, che dal punto di vista dell'acting, che da tutti i punti di vista possibili e immaginabili, secondo me resta e resterà sempre un capolavoro. Per quanto inquietante, per quanto magari complicato, non hai voglia di guardare un film così bla bla bla, ma secondo me è un classico che va assolutamente visto e lo consiglio sempre a tutte le persone che mi chiedono che film posso guardare stasera. Io ci sono sempre un tot di film che consiglio ed è di questo che parlerò anche in questa rubrica. Il secondo film per l'appunto è Mr. Nobody, che è stranamente poco conosciuto, nel quale come attore c'è ad esempio Jared Leto e un'altra attrice che adesso metterò il nome qua sotto perché io ogni volta che devo dire il suo nome me lo dimentico costantemente, non so perché, e lei anche è bravissima e oltretutto, non lo so, secondo me proprio il cast è fantastico in quel film. Secondo me il cast di quel film comunque non è tanto il cast appunto che fa, quanto il modo in cui è stato deciso di farne l'editing, perché in questa storia per l'appunto c'è questo bambino che si ritrova a un bivio, io l'ho già raccontata, questo bambino si trova a un bivio, non sa scegliere se andare via con la mamma o andare via con il papà, quando loro decidono di separarsi, e
da lì si dirama tutta una infinita possibilità di cose che sarebbero potute essere successe a seconda delle sue scelte, se fossero state di un certo tipo o di un altro. E il film insegue tutte le varie scelte, ed è per questo che durante la prima mezz'ora fai particolarmente fatica a capire che cosa sta succedendo e come è strutturato il film, perché devi entrare proprio nell'ordine di idee e nel registro che effettivamente il film è strutturato in questo modo, che va avanti e indietro nelle diverse vite secondo le diverse scelte. Ed è fantastico perché il finale ti lascia lì e ti dice ah! E tu ti sei guardato tutto questo film, perché comunque è lungo, ma è interessantissimo ed è così bello che ti faccia riflettere su questo mondo che è in generale quello che potrebbe essere se tu scegliessi diversamente. E la storia comincia proprio con questo vecchio, che è l'ultimo vecchio che morirà di vecchiaia, perché ormai nel futuro non si morirà più di vecchiaia, e quando un giornalista va a chiedergli di raccontargli la sua vita, lui parte da questa storia e a un certo punto si dirama in tutte le cose che sarebbero potute essere successe, eppure il giornalista gli dice ma lei è andato con la madre o con il padre? Ci sono tutti gli intrecci delle storie amorose, le diverse persone che avrebbe conosciuto, le diverse cose che avrebbe affrontato, le depressioni, i viaggi, la povertà, dover stare con un padre malato, insomma non voglio spoilerare perché il film vale la pena di essere visto. Non sono sicura che sia uscita in italiano, sicuramente con i sottotitoli comunque, ed è un film che secondo me va assolutamente visto. È complicato, se vi è piaciuto Donnie Darko è un film che piacerà assolutamente secondo me, ed è un altro di quelli in cui a un certo punto non capisci più che cacchio sta succedendo e devi ripensare, devi riguardare per ricogliere dei dettagli che ti sei perso, e insomma è proprio fatto cui come film. Il terzo film che consiglio sempre è appunto Requiem for a Dream, del quale io sono una fan sfegatata, ed è un film di Aronofsky del non mi ricordo se 99 o 2000, mi sembra 2000, e anche in questo c'è Jared Leto come attore, ma lui viene completamente oscurato dall'attrice che fa sua madre, poiché la madre è ossessionata da questo vestito rosso nel quale lei vorrebbe poter rientrare, ma si rende conto di essere rimasta sempre seduta davanti alla TV che lei guarda costantemente e a guardare questo reality, e quindi è ingrassata, è diventata pigra, brutta, stupida in questa città tutta frivola, si capisce proprio che la città è frivola, è vuota. E un giorno riceve questa chiamata che la vogliono nello show, e allora lei comincia questa dieta con le pillole, perché vuole entrare in quel vestito rosso per andare in quella maledettissima serie TV che è tutto su quello che vuole dalla vita, e alla fine diventa dipendente da queste pillole che la fanno diventare isterica, cioè velocissima, fa un sacco di cose, attivissima, non riesce mai a fermarsi. E la storia si incentra su di lei, sulla sua crescita all'apice e il declino, e quello del figlio, della fidanzata e dell'amico. Il figlio è Jared Leto, loro cominciano un traffico di droga, inizialmente sembra andare benissimo, e poi invece si vede tutto il declino che ne deriva dal punto di vista salutare, dal punto di vista economico e etico. E questo film è editato in maniera fantastica, il coloring è perfetto, la musica la conoscete tutti, quella è la colonna sonora di quel film, e vi assicuro, io ho dovuto fare un saggio sull'estetica dell'ultima scena del film, gli ultimi 10 minuti ho dovuto guardarlo a oltranza per giorni, il mio cervello era andato in pappa, perché a parte che è una scena fortissima, mi piacerebbe proprio poterla analizzare con voi, il modo in cui tutti quanti al loro momento del massimo declino sono in questo letto e uno è con la madre, l'altra che abbraccia i soldi, l'altra che è da sola in ospedale tutta devastata, e uno senza un braccio, insomma non voglio spoilerare troppo, e che si girano tutti quanti e si mettono in posizione fetale mentre c'è questa musica, e loro sono praticamente lo specchio l'uno dell'altro, cioè questa estetica significa che il direttore della fotografia e il regista hanno fatto un lavoro perfetto. Io ho studiato anche quanto disturbante volevano che fosse il film, ho studiato le citazioni dei registi, ho studiato tutto questo, e quel film secondo me è un capolavoro. È forte, è un film molto forte che sicuramente non è da guardare in famiglia, sicuramente non è da guardare quando hai voglia di guardarti una rom-com con Emma Stone tipo Easy A, ma è un film che ti fa pensare, è un film che ti lascia un segno e che secondo me semplicemente va guardato per il modo in cui è editato, gli scambi di tutto quanto, insomma va visto. E questi erano i miei 3 film che mi balenano in mente quando mi chiedono i miei 3 film preferiti, ma non sono gli unici, ce ne sono tantissimi perché io sono una filmographa, quindi figuriamoci.
sono un'appassionata di cinema, quindi questo era il primo video, ne seguiranno altri con i film degli anni di un tot, della Studio Ghibli, della Disney, di quelli quando ero piccola, durante gli anni, quelli che non mi piacciono, quelli che mi hanno detto di guardare e non ho ancora guardato, sarà tutta una fase. Spero che questo video vi sia piaciuto tanto, ci vediamo a Firenze il 1° settembre per chiunque di voi venga. Questo era tutto quanto, a presto e comincerò a fare tantissimi video, non vi preoccupate. Buia! Ho la Munchkin. Per chi non lo sapesse, scusatemi se sono scappata un po' dai social ultimamente, ma ho lavorato alla Summer in the City come fotografa